Questo Acer ha problemi con la porta USB che è rotta e andrebbe sostituita. Adesso andiamo a vedere se è possibile. Dove c'è la porta USB si vede che ha subito varie sollecitazioni. Allora, probabilmente in questo caso si è rotto la parte interna qui. È probabile che in questo caso basti solo rimettere in posizione la plastica, richiudere la plastica, il pezzo di metallo, in modo richiuderlo bene. Adesso dovrò provarlo e testarlo. Allora, abbiamo dovuto risaldare i collegamenti della USB. Abbiamo fermato la plastica interna che si muoveva, adesso non credo assolutamente che si possa vedere, però c'è una guaina, piccola lamella di plastica con le slitte a caldo, con i contatti a caldo, i 5 pin, anzi 4 pin
della USB 1, 2, 3, 4 si trovano all'interno, questa parte che si collega a questa parte di plastica qua all'interno del telaio della porticina USB. Con un piccolo stuzzicadenti o con un piccolo ago appena poco ciano acrilato, ma il ciano acrilato io non lo userei mai perché tende a infiltrarsi in profondità e andare a sigillare i contatti in modo permanente e in più a creare dei vapori acidi che si vanno a depositare su altri componenti o sui contatti rovinandoli, corrodendoli o isolandoli. Non userei il cianoacrilato, piuttosto una colla sempre un po' liquida a base siliconica, però in questo momento non avevo niente a portata di mano, ho usato una micro quantità di cianoacrilato in questa posizione in modo da risaldare ottenere in modo che si riconsolidasse la parte plastica della porta USB al telaio in metallo senza far colare il tutto all'interno, senza farlo, ovviamente non si può andare a versare il cianoacrilato così, ma bisogna usare un ago o uno stuzzicadenti in questo caso, qualsiasi altro caso, con una micro quantità e fare tutto usando potenti lenti di ingrandimento per vedere dove va la micro goccia, dove va a infilarsi e che non sia troppo abbondante, che non vada in altri contatti. Per il momento questo è più che sufficiente. C'era anche il problema che poi i quattro contatti dell'USB non si erano praticamente dissaldati nella parte interna e ho dovuto con un paio di tecniche sia con l'aria calda che con lo saldatore, una punta molto fine, andare proprio a fare una micro saldatura utilizzando anche lenti molto potenti e forti luci, perché veramente si tratta di una saldatura microscopica. Vabbè,